E allora, eccomi qua. Vi voglio far vedere subito alcune foto. Eccomi. Ero molto piccola, ero una bambina, anche se non sono sicura che queste foto si riferiscano esattamente al periodo di cui io vi voglio parlare, perché non c'erano gli scatti dei nostri cellulari e quindi si rintracciano nel tempo memorie, ricordi che poi diventano anche un po' sfocati nei racconti. Allora, che cosa vi racconto? Vi racconto di quando facevo forse la prima elementare. Andavo dalle suore perché all'epoca insomma era opportuno e consono andare in una scuola, in un istituto religioso. Le suore erano solite fomentare diciamo, la nostra ambizione e la nostra capacità di competizione chiedendoci di imparare a memoria delle tabelline. Alla fine di questa recita la più brava avrebbe avuto un cartoncino color ocra con la scritta 10 e avrebbe avuto anche una medaglietta, una bella medaglietta da appuntare poi al grembiulino e da esibire a casa come un trofeo. Che cosa accadde? Quel giorno fui la più brava. Sì, la suora mi disse: sei stata la più brava, però non ti possiamo dare la medaglietta. Perché? Non ti possiamo dare la medaglietta perché le medagliette e i fiocchetti sono bagnati. Ora, una bambina che si sente dire una cosa del genere non è in grado di fare tante domande. Le domande sarebbero state: scusi suora, non potrebbe darmi almeno il cartoncino ocra con il numero 10? Scusi suora, io non ho mai riportato un fiocchettino a scuola, quindi c'è uno smercio di fiocchettini. Scusi suora, perché mi sta dicendo una bugia? Ma non avevo il coraggio di farlo. Ovviamente chinai la testa e tornai a casa. Tornata a casa, ancora mi ricordo la scena, ero in cucina, davanti avevo mio padre e mia madre, accanto avevo mio fratello, un po' più grande di me. Ovviamente dissi: oggi non ho avuto la medaglietta perché i fiocchetti erano bagnati. Ovviamente fui sbeffeggiata. Mio fratello, come dicevo un po' più grande di me, di solito pronto a difendermi, faceva finta di leggere un giornalino e fu per me il primo tradimento. Quindi non fui creduta, da innocente non fui creduta. Questo episodio, che può sembrare un episodio piccolo, ha avuto una serie di conseguenze nella mia vita e nella mia psiche. La prima conseguenza è stata: ho cominciato a cancellare dal mio mondo, dal mio universo mentale, i numeri, tant'è vero che ancora oggi per fare i calcoli, anche più semplici, ho bisogno appunto di una calcolatrice sempre con me. La seconda conseguenza è stata quella ovviamente di non fidarmi più né delle suore né dei miei genitori, che erano divenuti complici di quelle che io all'epoca poi definii megere. Mi scuso, spero che non ci siano suore qui dentro e quindi non ci sia, diciamo, l'offesa, che ovviamente è scherzosa. La terza conseguenza fu che io provai rabbia e provai vergogna, due sentimenti miscelati che insieme sono davvero una esplosione. Rabbia, un sentimento che ti divora nelle viscere, che ti distrugge. La vergogna, un sentimento che ti piega anche dal punto di vista fisico, ti trasforma, ti fa arrossire, ti fa sudare, ti fa appunto piegare. Due sentimenti terribili che poi ti accompagnano per molto tempo. Ma col trascorrere del tempo, quell'esperienza mi convinse in realtà a trasformarmi in altro e a cominciare a pensare che bugie in realtà in fondo si possono miscelare. E così cominciai a inventare bugie fantasiose. Nello sgabuzzino della casa dei miei zii in Sicilia avevo trovato dei fumetti. In particolare ce n'era uno che mi appassionava, anche se non riuscivo a comprendere granché, ed era la storia di un ladro poi divenuto famoso. In questo fumetto c'era un personaggio che mi intrigava, la duchessa di Wallenberg. Ora, quello che mi intrigava non era tanto la storia della duchessa, ma quanto il suo nome, il suo titolo. Cominciai a raccontare storie in cui io ero nobile, possedevo un castello, non ricordo bene dove, ovviamente avevo un'ampia servitù, ovviamente nel castello c'erano fontane, statue, fauna, cavalli, cani da caccia, e raccontavo storie impersonando appunto quella donna che in realtà era solo una protagonista di un fumetto.
Qualche tempo dopo, tornando in Sicilia a trovare mia zia e i miei cugini, la scoprì a raccontare ad alcuni compaesani di quanto era contenta, insomma, per quelle storie che io raccontavo e che non mi provocavano alcun imbarazzo, in effetti. E lei diceva: ma vi ricordate Adriana com'era brava? Adriana riusciva a raccontare queste storie, Adriana, insomma, aveva molta fantasia. Evidentemente mia zia non aveva mai letto il fumetto e quindi non aveva capito che io avevo semplicemente copiato. Con il passare del tempo la mia realtà è cambiata. Ho dovuto abbandonare le bugie fantasiose perché sono diventata una giornalista e quindi ho dovuto seguire un percorso, la ricerca della verità. Una sfida davvero difficile, quella della ricerca della verità. E così sono diventata pedante, attenta a tutti i dettagli, a tutti i particolari, per non deludere i miei lettori e anche i telespettatori, verificando assolutamente tutto, nella convinzione che una bugia, una finzione, una verità detta male restano nei libri di storia, diventano un maleficio, una maledizione. Così nel tempo, nei secoli, lo sappiamo, le donne sono diventate streghe, perché appunto portatrici di malanni e, come dire, pestifere, e nel tempo abbiamo assistito al proliferare di verità che appunto sono rimaste nei libri di storia, hanno creato molti danni, verità che hanno trasformato le persone in belve e in persone perseguitanti, a loro volta poi perseguitati in perseguitanti, come se la storia si dovesse ripetere perché non abbiamo la capacità di imparare. Vi voglio raccontare un piccolo episodio che chi fa il mio mestiere ha qualche anno forse ricorderà. Siamo a Timisoara, è una cittadina della Romania, 16 dicembre del 1989. I paesi del patto di Varsavia si stanno liberando dalla schiavitù di una dittatura e dal totalitarismo. Ma in Romania quella rivoluzione non fu una rivoluzione pacifica, fu una rivoluzione, diciamo così, violenta. Scesero in piazza i manifestanti perché il governo di Ceausescu voleva espellere un ungherese, un uomo che quindi faceva politica. Ci furono degli scontri di piazza, in realtà poi diremo come furono questi scontri, e i giornali iniziarono a scrivere che c'era stata una rivolta bagnata nel sangue che aveva provocato 4.000 vittime. I primi a scrivere di questa rivolta, di questa strage, furono i giornali ungheresi. Timisoara era al confine tra Romania e Ungheria. Narravano appunto di cose terribili. Arrivò anche la televisione ungherese. La televisione ungherese fece vedere delle immagini di cadaveri, di corpi, e un'immagine che è diventata iconica, quella di una bambina riversa sul corpo di quella che doveva essere la sua presunta mamma. Un orrore. Qualche tempo dopo, anche i giornali italiani peraltro titolarono così di rimbalzo: una strage terribile a Timisoara, corpi di bambini mutilati, una strage come mai si era vista prima, 4.000 vittime e oltre. Quando finalmente i giornalisti europei riuscirono a entrare a Timisoara e quindi a vedere con i loro occhi che cosa era accaduto, scoprirono che questa strage non c'era mai stata. Sì, c'era stata una rivolta in piazza, c'erano state anche delle vittime, ma i numeri erano assolutamente contenuti. Evidentemente era, come dire, chi remava contro il governo di Ceausescu, che era a tutti gli effetti una dittatura, ritenne di voler raccontare una storia esagerata, e chi si è accodato lo ha fatto soltanto per convenzione, opportunismo, sciatteria, che alcune volte è un difetto peggiore della volontà di raccontare bugie. E onore a due giornalisti italiani del giornale Avvenimenti che contribuirono a svelare questa falsità, andando a intervistare il custode di un cimitero, che disse chiaramente che quei corpi erano stati dissotterrati ed esposti volutamente. Ho imparato nel mio mestiere che si dicono tante bugie, anche se poi ogni tanto veniamo chiamati appunto a fare i corsi per svelare le fake news, ci dicono di stare molto attenti, però insomma le persone raccontano effettivamente bugie. E perché raccontano queste bugie? Per tantissimi motivi. Le raccontano perché vogliono esercitare un potere, le raccontano perché sono dei criminali consumati, le raccontano perché vogliono
magari proteggere qualcun altro, le raccontano perché sono assolutamente folli e quindi le loro bugie poi in realtà diventano quasi ammantate di una verità e quindi in un certo senso credibili. Ma molto spesso le persone raccontano bugie per istinto di sopravvivenza. Ho incontrato molte donne che hanno subito violenza fisica e morale e me ne ricordo in particolare una di cui voglio appunto dirvi. L'avevo incontrata e conosciuta in un centro antiviolenza, un rifugio in cima a una montagna in un posto bellissimo. Quando entrò nella stanza aveva gli occhi lucidi, gli occhi di una donna che aveva sempre pianto. Indossava un camicione a fiori e accennò anche un sorriso quando mi strinse la mano, ma poi il suo era uno sguardo assolutamente triste. Mi raccontò che si trovava in quel posto e che le faceva fatica a stare in quel posto perché non capiva per quale motivo dovesse stare lì e non tornare a casa. Non si era resa conto forse di nulla. Mi disse: sono caduta dalle scale, cioè, o meglio, stavo discutendo con mio marito, che però in quel periodo era un po' nervoso, irrequieto. Aveva perso il lavoro, sì, era un po' nervoso. Stavamo discutendo ed eravamo sul pianerottolo di casa. A un certo punto ho avuto un giramento di testa e sono caduta. Mi hanno portata in ospedale. In ospedale le riscontrarono diversi lividi sul volto, sulle braccia e una gamba rotta. Ma la volta precedente, in un altro ospedale, lei era arrivata in un altro ospedale sempre per quello che lei aveva definito un altro giramento di testa. Era caduta, lividi e un polso rotto. C'era nella storia sanitaria della signora una serie di giramenti di testa che avrebbero dovuto costringere quantomeno un'equipe di esperti a verificare quali fossero i motivi di questi giramenti di testa, perché lei non riuscì mai a dire che non cadeva dalle scale, ma il marito la spingeva dalle scale. Poi il marito però era molto gentile perché spesso l'accompagnava anche in ospedale. Ecco, lei non disse mai la verità, non riusciva a dirla quella verità, perché quella verità, se non detta, in qualche modo non ci sarebbe stata, lei sarebbe stata una donna libera. Quella bugia, quella finzione, quel non detto le consentiva in qualche modo quindi di sopravvivere, di andare avanti rispetto a tutte le percosse, le violenze fisiche e materiali e psicologiche che lei aveva subito in tanti anni. Al momento di andare via, le chiesi: come posso chiamarla se volessi raccontare la sua storia? Facciamo così noi giornalisti, no? Diamo un nome di finzione, appunto. Lei mi guardò, ci pensò un attimo e poi mi disse: vorrei essere chiamata François. François, un nome francese che mi fece anche un po' sorridere perché mi ricordava una cantante attrice parigina molto famosa ai tempi. Aveva le mani rovinate dai lavori casalinghi, la mia François, quella con la quale stavo discutendo, quindi mi faceva anche un po' sorridere quel nome, però lei aveva scelto quel nome, François. Quel nome probabilmente le serviva per sentirsi più libera, per sentirsi altro, per sentirsi una donna che non aveva subito per tutta la vita quello che il marito le aveva proposto, cioè una violenza continua, un'aggressione continua. Perché il problema, vedete, è proprio questo, che quella donna la violenza non la riconosceva e anzi provava vergogna, si sentiva in colpa, un po' come accade, no? Molto spesso. Si sentiva in colpa come accade a chi non capisce per quale motivo la persona che dovrebbe amarti ti picchia. E se ti picchia tu ti chiedi: ma perché mi picchia? Mi picchia perché probabilmente ho sbagliato, ho fatto qualcosa che io non dovevo fare, io sono sbagliata, io sono insulsa, io sono stolta o sono semplicemente una persona da cancellare. Decine, centinaia, forse migliaia di rapporti sono impostati su questo assunto. Tu mi aggredisci e mi fai del male perché io sono sbagliata. E allora mi avvio alla conclusione di questo racconto.
perché scegliere quel nome, François, o un altro nome, Giulia, Federica, duchessa di Wallenberg, chissà, forse è il solo modo per cambiare la prospettiva dalla quale tu guardi il mondo e dalla quale il mondo ti guarda. A volte basta un nome per una riscossa, per diventare altro. E allora torno un po' indietro all'inizio del mio speech. Vi sembrerò un po' presuntuosa, perché onore a quella bambina, alla piccola Adriana, che in qualche modo con quella vicenda fu colpevole di verità e poi per tutta la vita ha pensato invece di inseguire una cosa importantissima, cioè la ricerca della verità, con o senza medaglietta bagnata. Grazie.